Bene, perfetto. Nella trama del nemico. Fino a quando non mi trasformo in Ifrit, tutto tranquillo. Il problema è doppio. Ho la sensazione che comunque finirà malissimo sta missione, Space Gamers, benvenuti in un nuovo episodio di Final Fantasy XVI. Scorso episodio, ragazzi, Clive finalmente ha ottenuto la verità che tanto cercava, o meglio, la sapevamo ciò che era successo, però rivivere quei ricordi forse lo ha un attimino fatto maturare e ha dato uno scopo nella vita. Infatti adesso non vuole più suicidarsi, non vuole più terminare la sua vita, ma vuole andare avanti e rendersi utile. Solo che abbiamo un piccolo problema, che da una parte abbiamo Titano, che ha scoperto che Benedicta è morta e vuole vendetta su CID e il rifugio, dall'altra siamo braccati dall'impero, perché ha scoperto che, insomma, il figlio del duca, quindi un Rosefield, è ancora in vita, quindi potrebbe un attimino andare a creare un po' di problemi nei piani dell'impero. Quindi siamo su due fronti che vediamo come andrà avanti la storia. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant. Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? Oh sì. Ti prego, vi prego, la ship definitiva. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. Che hai in mente mo questo? What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial camp. Bene, perfetto. Nella trama del nemico. Oh, sì, la distruggo, la incenerisco, la polverizzo, tutto. Bellissimo. È la capitale imperiale. Oh, la miseria. Ma che castello hanno? And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance?
If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our peoples dance? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Essendo a nord, loro sono i prossimi a essere colpiti dalla piaga. Hanno bisogno di risorse e quindi conquistano. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Griga. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Lui butta il sasso e poi se ne va. Fa fare tutti gli altri. Voglio conquistare un regno. Pensateci voi però. Bell'imperatore. Ti inceneriscono. Insieme a mia madre. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Arthur. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it?
Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals. And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Sinceramente non l'ho ben capito il piano di CID. Cioè, vogliamo impossessarci dei cristalli, andare a studiarli di persona. Non l'ho ben capito. L'unica cosa che ho capito è che oltre a lanciare la magia servono anche a, tra virgolette, a risanare la terra. Quindi le terre aride della piaga sono dovute al fatto che non ci sono cristalli in quella zona o sono stati rubati da altri popoli pezzi di vomito. Direi di fare delle missioni secondarie, ragazzi, adesso, perché voglio fare un po' in questo episodio, perché abbiamo già visto un bel filmatone importante sul da farsi e facciamo un po' di secondarie. La prima missione che abbiamo preso, ragazzi, dobbiamo andare a cercare degli oggetti che ha perso il corriere. Ha perso sia una lettera importante per Sid, sia delle scorte, delle medicine. Dobbiamo andare a recuperarla. Vediamo cosa dobbiamo fare con la seconda. La seconda missione, ragazzi, semplicemente consiste nel cercare una persona che è andata a cercare fortuna altrove ma non sta facendo ritorno, quindi dobbiamo cercarla. Vediamo un po' dove cercare queste due cose. Ok, abbiamo altre missioni secondarie, tipo il rifugio di Marta abbiamo un'altra missione secondaria. Poi ci andiamo. Iniziamo da qua. Oggetti smarriti, siamo già arrivati? Cioè, tutto qui, eh? Eccolo, ecco la borsa. Già fatto? Sto veloce. Ci manca la lettera di Sid. Non l'abbiamo trovata ancora. Hanno visto un cane con la lettera e si è diretto verso il villaggio, che tra l'altro dobbiamo andare anche noi, quindi facciamo due piccioni con una fava. Doghino, dove sei? Eccoti. La mia lettera, Doghino. Prima missione andata, prima di andare a consegnarla ovviamente facciamo anche la seconda. Anche in questo caso dobbiamo andare a cercare un'altra persona. Adesso sappiamo la sua posizione. Andiamo a cercarla. Andiamo a cercare Randall. Dovrebbe essere da queste parti. Eccolo, sei tu? Ferito? Non è Randall, sta facendo da esca contro due banditi. Andiamo a salvarlo. Ammazza i banditi, sono un po' goblin. Livello 21, perfetto. Mi sono potenziato l'attacco della Fenice, vediamo. No, questo è Garuda. Vai, voglio fare contrattacco. Attaccami, bello mio. Ma dai, questo era bello però, non è giusto. Beccati questo. Guarda quanti danni facciamo adesso. Calmati, calma. Vai, stordisciti che voglio vedere i danni con la forma ibrida. Ok. Vai. Siamo quasi a posto. Vai, cadi a terra. Forma ibrida. Vediamo i danni. Di solito facevamo 15.000 più o meno con tutta la rotazione. Vai. Madonna. È durata pochissimo però.
Vediamo un po'. 16.000, ma aspettavo qualcosina di più. Volevi? Fammi fare questo, tiè, qua. Qual'è? Raga, un professionista sto diventando. Becca di questo. A mezz'aria l'ho fatto, l'ho schivata. Non mi riescono normali. L'ho fatta a mezz'aria questo. Un devasto, un devasto. Vafanga. Dov'è Randall? Randall? No, è morto, raga. Un po' unlucky questa missione. Torniamo da Quentin e poi andiamo a farci la missione secondaria di Marta anche. Le missioni secondarie me le voglio sbrigare così in video, ragazzi. Tanto a livello di trama non dicono niente, dicono poco e niente in realtà. E alla fine, fino adesso non è che abbiamo fatto chissà che grandi missioni, quindi è inutile aggiungere altri filmati che non servono praticamente a niente. Le usiamo un po' per spezzare dalla trama principale e anche per fare un po' di puro e sano gameplay che non fa mai male. Ok, missione finita. Ci dai qualche premio? Oh, un po' di materiali. Non è una bella cosa chiedere dei premi per la morte di qualcuno, però andiamo a fare la missione di Marta anche prima di tornare al rifugio. Abbiamo 2 secondarie qua nel rifugio di Marta. Vediamo un po'. Allora, la prima missione dobbiamo cercare un portatore che ha tradito il nostro caro amico qua vicino al Chocobo, questo tizio qua, e dobbiamo consegnarlo agli imperiali perché comunque è un nemico suo, anche se li ha traditi comunque non lo vuole uccidere, non lo vuole giustiziare, ecco. Lo faranno sicuramente gli imperiali, però. L'altra missione, ragazzi, è semplicemente dobbiamo recuperare un cristallo da un mostro che se l'è magnato e quindi penso dovremo sventrarlo. Mostriciattolo, eccolo qua, granchio della palude. Vieni qua, via. Ridammi il cristallo. Madonna, povero granchietto. Venga, venga. Uno di voi 4 si è magnato il cristallo. Datemelo subito. Massacro completato. Beh, è stato molto semplice effettivamente questa missione. Mission complete. Ci abbiamo fatti un po' di soldi e un po' di materiali. Andiamo a cercare il portatore e abbiamo finito. Dovrebbe essere in questa zona. Secondo me è stato attaccato da qualcuno. Ne prevedo questa sorte, diciamo così. E infatti qua c'è la lampada, quindi è scappato. Sei tu? Sì, è lui. Allora dobbiamo depistare gli imperiali perché ovviamente non vogliamo che venga catturato. Così poi Marta poi se la vede lei. Dato che lei accoglie i portatori, magari potrebbe trovargli una sistemazione. Di solito lei li compra i portatori, però lui ancora non è stato marchiato. Verrà marchiato, ma se possiamo evitarlo forse è meglio. E anche questa è fatta. Abbiamo usato la lanterna come prova che è morto, ma in realtà è vivo e vegeto, si sta solo nascondendo. Così gli imperiali non rompono la minchia. E anche le missioni del rifugio di Marta le abbiamo fatte. Non ci dovrebbe essere più niente qua in zona. Possiamo solo andare a vedere un attimino all'emporio se c'è qualcosa di nuovo. Abbiamo la spada che vabbè non ci interessa. Forse qualche upgrade all'armatura dovremmo farla, ma sicuramente non qui. A questo punto, ragazzi miei, direi proprio di tornare al rifugio. Le missioni secondarie abbiamo fatte tutte. Andiamo. Prima di andare avanti, ragazzi, possiamo effettivamente guardare il glossario che è il nostro migliore amico. Allora, cristallo madre effettivamente ci può interessare. Vediamo come funziona. Sebbene gli abitanti di Valistea facciano affidamento sui cristalli estratti da queste montagne nella loro vita quotidiana e si riversino nelle regioni ricche di etere che li circondano alla ricerca della loro benedizione, sono in realtà i cristalli madre e la loro capacità di trarre l'etere dal suolo la ragione dell'avanzata delle terre morte. I pochi che scoprono la verità sono braccati da chi occupa posizioni di potere, ovvero coloro la cui influenza si basa sul controllo di questa risorsa cruciale. Quindi confermato, la mancanza del cristallo madre nelle zone fa avanzare questa sorta di piaga. Un po' come funziona effettivamente la maledizione, ovvero tutti coloro che usano la magia senza i cristalli poi vengono pietrificati. Diciamo che
è lo stesso funzionamento però per la natura. Poi abbiamo etere. La forza vitale della Terra è fonte di tutta la magia. La quantità di etere consumata da un incantesimo dipende dalla sua potenza. Quelli che manifestano forze maggiori su un'area più ampia hanno un costo più ingente. I cristalli più grandi possono incanalare più eteri di quelli più piccoli e possono quindi essere usati per lanciare magie più potenti. Un piccolo frammento basta a grigliare un pesce, ma per alimentare la forgia di un fabbro è necessario un cristallo municipale più grande. Vabbè, questo è il funzionamento che avevamo capito, no? Vedevamo gente che raccoglieva l'acqua, gente che appunto cucinava con i cristalli. Tutto gira intorno all'uso dei cristalli. Ok, abbiamo avuto un po' di informazioni sui cristalli che effettivamente avevamo intuito, ma meglio avere delle cose precise. Consigliamo la missione e andiamo avanti. Questa missione secondaria ci ha dato un'informazione importante in realtà, ovvero che Sid ha una figlia che gli ha scritto quella lettera che abbiamo recuperato, solo che ovviamente non possiamo leggerla. Però un'informazione importante, Sid ha una figlia. Ok ragazzi, dal fabbro possiamo crearci una nuova arma. Possiamo usare la spada di Benedicta che abbiamo creato col frammento di Garuda più il frammento di fuoco che abbiamo preso dalla boss fight precedente e creiamo lingua di fuoco. Beh, a sto punto raga, più 15. Yeah. Beh, abbiamo già una nuova spada ragazzi, pronta per essere usata contro gli imperiali. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known it. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oris, making it to the checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of, lucky for you. This. Well, no, not that. And it's the dame who'll see you safely through Northreach. We go way back. And she's a true friend of the cause. That's good of you, but... She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill... And she's quite a woman. A woman? Don't go blunt. I'll be expecting a full... Questo chi è questo? Chi è questo? Chi è questo? Uomo saggio. Oh, è praticamente il compendio gigante, finalmente. Beh, praticamente gli raccontiamo tutta la storia che abbiamo fatto fino adesso e lui salva le informazioni. Ma bellissimo. Allora, mi sono fatto un giro nel glossario, ragazzi. È un bel casino, perché... Se noi per esempio apriamo l'impero, no? Che è la prossima regione dove andiamo, noi abbiamo informazioni base che poi si collegano a, per esempio, altre informazioni come esercito imperiale, poi abbiamo il consiglio degli anziani che abbiamo visto nel filmato di prima, abbiamo il nome dell'imperatore, abbiamo il figlio dell'imperatore, cioè abbiamo tutte queste informazioni una di seguito all'altra. Abbiamo Bahamut che è l'icon del principe. Un sacco di informazioni ragazzi. Ok, non ci perdiamo in informazioni. Ho letto qualcosa dell'impero. Vediamo man mano. Aggiungeremo sicuramente roba perché stiamo per andare lì. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three. Povero Gav. Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed.
And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Minchia, però effettivamente 3 icon abbiamo. I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Io non mi separerò dalla mia best wife. Dobbiamo farci una bella stradina, ragazzi. Porca miseria. Vedete, si sono aperte le aree. Molto interessante. Mi dispiace che questa parte si chiama Nido di Drago e non c'è un drago gigante da uccidere. Mi dà molto fastidio. C'è solo Torgul con me, vero? Sì, ci siamo separati. Allora, io andrei qua sulla destra, perché si è aperto il cancello. Torre imperiale, sarà ben fornita. Salve. Legionario imperiale, livello 15. Tanti imperiali. Beh, livello 15. Fate un po' cagare. Beh, faccio fuori. Livello 15. Fate un po' schifo. Se era una zona chiusa, perché livello 15? Fateli essere al mio livello. E la zona si è aperta adesso, quindi perché non farli almeno a livello 20? Pezzi di vomito, morite. Adesso vi veniamo a fare il culo nella capitale. Tanto voi siete in guerra. Fatemi vedere tutto qua. Apri sta porta. Apri sta porta. Dammi sta cassa. Treccia del becco di falco. Incredibile, oggetti nuovi, non ci credo. Tutto qui? Solo questa cassettina c'era? Bestia, che schifo. Vediamo prima se possiamo ricongiungerci con la best waifu. E poi vediamo di vederci qua intorno, anche se sappiamo che, nel senso, non c'è un granché da prendere. Ancora non mi è ben chiarissima la missione di CID. Cioè, nel senso, distruggiamo il cristallo. Ma perché? Per mandare in confusione e in allarme la città? Non l'ho capito benissimo il piano. Cioè, io pensavo che lo volesse rubare almeno un frammento per risanare un po' la terra nei dintorni del rifugio. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you. Fino a quando non mi trasformo in Ifrit, tutto tranquillo. Il problema è tu. Yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested, unless
Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Non siamo manco arrivati alla capitale che è già stanco Clive. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this? È un bordello il velo. Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. Farete una brutta fine, già lo sapete. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling, welcome to the Vale. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. Beh, sono un nobile, quindi. Mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes. Bella comoda se la stanno prendendo. As well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. Though I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Sigillo? Sì, ovviamente, per parlare con le persone. Ecco, avrebbero potuto tranquillamente fare una cosa più carina, ovvero per conquistarti la fiducia del boss del posto, fare delle missioni secondarie per lui, non così tieni. Cioè, avrebbero potuto fare delle missioni secondarie un pochettino con un senso, ecco. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something.
Quindi si va a more. E dove dobbiamo andare? Beh ragazzi, ci dobbiamo fare un bel po' di strada e stanno uscendo un fottio di secondarie, ma veramente tante. Ok, siamo arrivati a more ragazzi, per indagare sulla ragazza scomparsa. Ma ho notato una piccola cosa ragazzi. Allora, innanzitutto là vediamo il cristallo madre e la capitale dell'impero. Ma se apriamo la mappa generale, eccoci qua, vedete, allora questo è l'impero. Così iniziamo un po' a orientarci. Questo è l'impero. E abbiamo, vedete, nelle altre capitali, a parte qua abbiamo un buco gigantesco, ma nelle altre capitali abbiamo altri cristalli madre. Tipo qua ce ne sono altri 2, però in altre capitali, che credo siano questa e questa, non ci sono cristalli madre. Qua invece, vedete, ne abbiamo un altro. Ci sono parecchi popoli che forse ancora non abbiamo incontrato, forse nemmeno nominato. Incredibile come noi dovremmo tecnicamente essere stealth. In realtà stiamo andando a chiedere a chiunque informazioni, potrebbero essere tranquillamente delle spie imperiali tutti. Comunque mi sembrano più queste vere e proprie missioni secondarie, piuttosto quelle che facciamo normalmente, che sono vai là, trova quello, vai là, porta questo a quello, cioè... Queste sono vere missioni secondarie. Salve. Tutto bene? Questi sono lupi nuovi comunque. Sono belli incazzatini. Vai Torgul, falli vedere chi è il lupo più potente. Sto iniziando a sentire un po' la necessità di avere qualche altro icon, qualche altra abilità. Ve la butto lì, gioco, se mi stai a sentire. Certo che il pugnazzo di Fenice però forse non lo cambierò mai. Troppo forte. Sono morti tutti? Complimenti. Well, the wolves have been busy, but the blood is long dry. Tutto per quel pettine. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to sea every night. You said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Tutti che mi seguono, nessuno si fida del mio lavoro. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. Finalmente. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan.
Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Ora me lo regala a me. E lo regala a Jill. Un pettine maledetto. Meglio che rimanga qui. Sì, brucialo, brucialo. Beccati questo. E vi dicevo che io, sono missioni secondarie queste. Anzi, sono le vere missioni secondarie queste. I should go. Before you do, I have one last gift. Armatura, armatura, armatura. Arma, arma, arma. Materiali, materiali, materiali. Among its patrons, several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are... Ma la sapevamo questa informazione. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. Non ho ancora capito a quale regione stanno facendo guerra. Ok, arriviamo alla cappella, ragazzi, chiudiamo l'episodio. Un episodio un po' strano perché l'ho cambiato un po' in corso d'opera perché le missioni secondarie non mi stavano entusiasmando e quindi ho cercato di fare delle piccole spiegazioni su quello che stavo andando a fare. Però queste sono le vere missioni secondarie, anche se sono inserite direttamente nella trama. Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Bellissima comunque la capitale. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Non lo so, sai. Esatto, non è riservato, ci sono orecchie ovunque. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Finalmente abbiamo la pronuncia. Sambrek. A shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is...
If the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools. And the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my... Ho la sensazione che comunque finirà malissimo sta missione, But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Allora, sicuramente chiudiamo qui l'episodio, ragazzi, ma dalle parole di Sid mi sa che ci dobbiamo fare tutte le missioni secondarie adesso, altrimenti le perdiamo, perché mi sa che è una missione cruciale. Io ho questa sensazione che non finirà tanto bene questa missione, ma detto ciò, noi ci salutiamo, vi ringrazio per la visione e ci vediamo ad un prossimo video.